Ciao a tutti, come far innamorare un uomo? Molte donne hanno l'esigenza e non riescono a fare innamorare un uomo, o perlomeno non riescono a farlo innamorare completamente come loro vorrebbero. Talvolta riescono a produrre un'attrazione, una passione, ma hanno difficoltà a fargli prendere impegni, hanno difficoltà a far sì che lui si impegni in una relazione sentimentale seria, in una relazione sentimentale stabile. Hanno difficoltà a far sì che quest'uomo sia fedele nei loro confronti. Allora, come è possibile far sì che tutto questo accada? Cioè far sì che un uomo si innamori di una donna in modo stabile, in modo profondo e voglia viversi una relazione non soltanto superficiale, ma una relazione importante. Allora, quello che devi fare è agire sui tre piani. Ogni essere umano è caratterizzato da tre piani di esistenza. Un piano istintivo, istintuale, governato dalla nostra parte più antica del cervello, il cervello rettiliano o midollo allungato. Poi abbiamo una parte molto importante che è la parte emotiva e questa è governata dal nostro cervello mammaliano, il cervello medio, il cervello che abbiamo in condivisione con i mammiferi. E per infine c'è una parte più nuova del cervello, una parte prettamente umana, la neocorteccia. La neocorteccia è la parte che contraddistingue un po' l'essere umano dagli altri mammiferi ed è la parte a cui sottende tutta la nostra sfera cognitiva, la nostra sfera logica, i ragionamenti. Allora noi dobbiamo partire da queste tre parti. Tenere presente che la parte che prende impegni, impegni nel senso di vita comune, impegni esistenziali a lungo termine, crearsi una famiglia, andare a convivere, insomma, sono decisioni che vengono prese dalla sfera logico-razionale, dalla sfera cognitiva, dalla neocorteccia. La parte che sottende all'istinto sessuale, all'attrazione fisica, proprio la pulsione sessuale è la parte istintiva, il nostro cervello rettiliano. E la parte che si innamora, che vive sogni di innamoramento, è il nostro cervello mammaliano, la parte mammifera del nostro cervello. L'amigdala, l'ipotalamo, sono queste le parti delle emozioni. Allora dobbiamo agire su tre piani. Il primo piano su cui dobbiamo agire per essere accettati è quello cognitivo, logico-razionale della nostra neocorteccia, o per meglio dire della neocorteccia dell'uomo che ti interessa far innamorare, per cui se vuoi far innamorare quest'uomo devi presentarti come la donna giusta. Cioè lui a livello logico, razionale, con il ragionamento, non può arrivare a dire questa non mi piace, per questo o quell'altro motivo. Di solito per fare questo devi ricalcare i suoi valori e le sue credenze. I valori sono ciò che per lui è importante, le credenze sono ciò che lui crede vero. Noi crediamo vero qualunque cosa, ma non è detto che sia vera veramente. Però è importante da questo punto di vista che questa persona creda che tu hai lo stesso suo punto di vista, che vedi il mondo dalla tua stessa finestra, perché la parte logico-razionale vuole, come dire, uguaglianza. Altra cosa importante è ovviamente cercare di apparire la persona giusta come età, come status sociale, come livello economico, come livello culturale.
Certo è che è difficile se lui vuole, che ne so, una donna di 30 anni e tu ne hai 40, è difficile, non è che ti puoi togliere 10 anni. Se c'è qualcosa che non quadra da questo punto di vista, l'unico modo è che tu riesca a conoscere una persona di cui lui si fida, un adulto significativo di cui si fida, un cosiddetto amico del cuore o amica del cuore, che gli possa dire, beh, guarda, anche se lei ha un'età diversa da quella che tu pensavi, però dimostra meno anni, però ha tante caratteristiche positive comunque, insomma, ha una maturità superiore, deve essere, come dire, convinto da questo amico del cuore o da questa amica del cuore, persone di riferimento, che anche se non hai quella caratteristica lì, che oggettivamente non può essere, non puoi ottenere, non è che ti puoi togliere gli anni, tu puoi andare bene lo stesso, puoi essere comunque la persona giusta, puoi essere comunque una persona che gli può dare affidamento, ecco, questo è fondamentale. Dopodiché, una volta che hai fatto questo, cosa devi fare? O in parallelo puoi anche farlo, utilizzare, diciamo, la parte del cervello rettiliana, quella che sottende alla sessualità, per dargli delle emozioni, cioè devi stimolare questa parte attraverso l'eroticità, essere seducente. Per fare questo ovviamente puoi usare diverse strade. Puoi usare l'abbigliamento, puoi usare il modo di fare. Certo è che dici, se tu sei una molto maschile, devi cambiare e devi diventare femminile, perché le donne mascoline che si vestono da uomo, purtroppo, o per fortuna, diciamo così, dipende dai punti di vista, non piacciono, non attirano, non piacciono a questa parte che potremmo dire questa parte istintiva. Magari possono piacere la parte logica perché può essere vista come una brava ragazza, ma non sicuramente alla parte che attratta. E noi siamo attratti, gli uomini sono attratti da tutto ciò che è diverso da loro. La differenza di sessi è quello che attrae, quindi per dire una donna piace di più se è depilata che pelosa, per fare un esempio. Piace di più se ha un seno prosperoso che sia piatta. Piace di più se è dolce, sensuale, femminile, con movenze morbide, aggraziate. Ecco, quindi devi iniziare a fare questo. Piace di più se hai su dei tacchi perché rendono la gamba più sinuosa. Piace di più se veste con un abbigliamento femminile, con la gonna più che con i pantaloni, con un vestito attillato più che con un vestito largo. Insomma, se fa intravedere, diciamo, alcune cose casualmente, però, per non andare contro la sfera logica, che invece vorrebbe, insomma, una donna tutta d'un pezzo, da un punto di vista, da quel punto di vista lì. Quindi stimolare da questo punto di vista è importante, questa deve essere l'esca. Ovviamente non devi poi appagare subito, perché se tu stimoli e poi appaghi nell'istante immediatamente successivo, non generi il desiderio. Infatti la nostra parte emotiva, la parte di mezzo, il cervello mammaliano, si coinvolge sul desiderio, si coinvolge sull'emozione, si coinvolge su chi attraverso il comportamento, il modo di fare, va a stimolare emozioni. Anche emozioni che sono state frustrate da bambini, vanno benissimo, anzi sono le emozioni migliori, che possono essere l'emozione dell'abbandono, l'emozione del rifiuto, l'emozione della disistima. Ce ne sono tante che puoi sperimentare. Ecco, questa è la parte che fa innamorare. È la parte che fa innamorare. E una volta che sei partito, quindi cosa bisogna fare? Bisogna partire dalla prima parte, che è la parte cognitiva, e conquistarla. Passare dalla parte istintiva e generare attrazione,
produrre innamoramento attraverso le emozioni e una volta che si è prodotto innamoramento bisogna riaffacciarsi verso la parte cognitiva per fargli prendere degli impegni che possono essere presentarti ai tuoi amici, che ti presenti a sua madre, a suo padre, ai suoi amici, che insomma faccia qualcosa che ti porti a conoscere i suoi, che ti porti a vivere una relazione di coppia, insomma, ti porti in vacanza, faccia qualcosa. Ecco, tutto questo, gli impegni presi che la parte logica si prende, fanno sì che sigillano il coinvolgimento e sigillano l'innamoramento. Quindi più impegni prende, più si innamorerà. Ecco, queste sono le strategie che vanno utilizzate per far innamorare un uomo. Bene, per questo video è tutto, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco, iscriviti a questo canale e iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto il link in descrizione. Ciao!